Il video scorso abbiamo visto come costruire un paesaggio in maniera più disincantata, lasciandoci guidare dal nostro istinto, possiamo dire, oppure dal nostro gusto nel momento stesso in cui lo dipingevamo. E quindi trasformandolo secondo una sensibilità che arrivava nel momento, quindi molto molto istintiva e molto rilassante, ovviamente. Questa volta vi propongo un video invece dove l'approccio è più strutturato e quindi noi sappiamo già all'inizio quali sono le parti che andremo a dipingere e vedremo come farlo. Io ho preparato un bozzetto e da questo bozzetto vi spiegherò un pochino quali sono le fasi di inizio e di conduzione di questo video e quindi di questo dipinto che andremo a fare. Guardiamolo insieme. Questo è il bozzetto che ho preparato e proviene da una serie di visioni, ovviamente del paesaggio in questione e anche da qualche ritocco dovuto a invenzione. Però la cosa che io vorrei farvi notare è la divisione in parti di questo lavoro. Quindi vi è questa parte qui che concerne le nuvole, la vedete che è un blocco unico praticamente. Vi è questa parte qui insieme a quest'altra parte che rappresenta un altro blocco specifico e quindi in questa parte andrà usato un tono simile, mentre in quest'altra parte verrà usato un altro tono. E poi vi è quest'altra parte qui che concerne il terreno. Io ho messo questo appunto di verde rossiccio per ricordarmi il confronto e soprattutto la contrapposizione con questo colore abbastanza caldo con questi colori che andremo a vedere che oscillano fra il freddo e il caldo. Quindi io propongo una conduzione, quindi un metodo di lavoro che parta proprio dalla divisione in parti di questo dipinto, in modo tale che ogni parte possa essere eseguita in maniera, direi quasi originale di per sé e quindi a sé stante in un primo momento, per poi essere fusa con gli altri elementi. Quindi non mi resta altro che lasciarvi al video e augurarvi una buona giornata a tutte e a tutti voi. Buona visione. Questi tre colori che sono giallo ocra, il verde vescica e il rosso di cadmio. Mescolo questi tre colori per ottenere il verde necessario per fare il terreno che va da noi praticamente all'orizzonte, dove abbiamo visto nel bozzetto verranno poi dipinte le nubi. Io mi ricordo questa terra così un poco bruciata e aveva una stranissima luce, come se qualcosa fosse acceso da qualche parte ma non se ne percepisse la direzione. Quindi una luce diffusa e dava a questo terreno questo colore particolare. Chiaramente quando vi è un temporale, quando vi è una situazione di questo tipo, l'atmosfera sembra quasi sospesa. Mi ricordo per chi lo ha letto e chi non lo ha letto lo invito a farlo, a leggere i Buddenbrock, che c'è una pagina dei Buddenbrock di Thomas Mann in cui ad un certo punto ci sono delle persone che stanno parlando in una stanza e si accorgono che tutti gli uccelli si sono completamente zittiti, che nella natura fuori, perché erano in una casa praticamente con molta natura intorno, non vi era nessun suono. A un certo punto loro si fermano e stavano parlando, chiacchierando in maniera abbastanza animata, si fermano e notano questo impasse della natura, questo silenzio e subito dopo si mette a piovere. Finito che ho naturalmente la base di quello che poi andrà dipinto dopo, ho il fondo dove vi sono le nuvole, vi sono due tipi di tonalità. La prima riguarda il cielo che è attorno alle nuvole, quindi vedete che ho sistemato altri tre colori che sono il bianco di titanio, il blu cobalto e la terra d'ombra naturale. Ecco, per quanto riguarda la parte che io adesso disegno che sta al di fuori delle nuvole, quindi
il cielo, diciamo, lo sfondo, lo farò con un colore un poco più freddo, mentre le nubi all'interno con un colore un poco più caldo, e naturalmente mi servirò di questi colori che io vi ho accennato, e il dipinto si svolgerà solo con questi colori che voi vedete adesso qua nella tavolozza, quindi verde vescica, ocra gialla. Vedete adesso io qua, ecco, è un poco troppo chiaro il risultante, e io adesso metterò un poco di terra d'ombra naturale per riuscire a scurire un poco questo cielo. Dicevo, il blu cobalto, la terra d'ombra naturale, il rosso di cadmio, naturalmente il bianco di titanio. Questo sfondo invece che vedete, che io ho preparato prima, è violetto di cadmio, rosso di cadmio e un poco di bianco di titanio. Ecco, naturalmente io quando dipingo lo sfondo cerco praticamente di pensare già a come potrà essere, quali potranno essere le zone più scure e le zone più chiare dello sfondo, anche se in maniera sommaria. E quindi tendo naturalmente a compiere questa operazione in modo tale che mi possa essere d'aiuto lo sfondo una volta che è stato fatto, per poter poi dipingervi sopra ulteriormente. Vi voglio far vedere questo dipinto passo passo, perché non tanto per farvi capire e per invogliarvi a fare altrettanto, ma sicuramente per suggerirvi una metodologia di lavoro che naturalmente è molto differente da quella che abbiamo visto nel dipinto precedente, nel video precedente che ho fatto. Naturalmente lì era un momento di gioco, di fantasia abbastanza libero, con tutte le virgolette possibili e immaginabili. Invece qui vi è una strutturazione, un pensare un oggetto, come avete visto, partendo dal bozzetto e strutturandolo in modo tale che io possa riuscire ad avvantaggiarmi dello sfondo che faccio, conseguentemente poi al fatto che sopra vi andranno a mettere, noi andremo a mettere dei colori. Per cui io ragiono in termini proprio di chiaro e di scuro relativo al tono che metto. Quindi se qua metto un colore che è stato ricavato, ripeto, dal bianco di titanio, dalla terra d'ombra naturale e dal blu cobalto, questo colore io lo modulo nei chiari e negli scuri in modo tale che io possa poi all'interno di esso o intervenire con altri colori, ma sempre mantenendo il riferimento proprio di tono che io ho ricavato nella base che sto facendo. Questo sempre lo faccio. In questo modo, facendo in questo modo, naturalmente poi quando io andrò a dipingere il quadro direi diciamo definitivo, quindi con la seconda stesura, io sarò avvantaggiato, dicevo, dal fatto che ho stabilito a priori le linee più o meno di quanto questa parte di dipinto possa essere o più chiara o più scura nelle sue varie zone. Quindi vedete che al centro abbiamo questo scuro maggiore, mentre ai lati abbiamo questo chiarore, e anche sopra la nuvola, se fate caso, la nuvola centrale vi è più chiarore, quindi l'azzurro è un poco più chiaro. Ecco, questo è importante, è interessante da notare, e come potete anche notare la mia manica della cappa ha incontrato il bianco e sta sporcando il dipinto, ma poi lo andremo chiaramente a togliere, andremo a togliere tutte le macchie che inavvertitamente io sto facendo, quindi bisogna stare attenti anche a questo. Naturalmente la mia posizione, in virtù della camera per riprendere questo, mi ha fregato, mi ha tratto in inganno, ma comunque poco male, perché siamo in fase proprio di attività che riguarda la stesura proprio del fondo, e quindi stiamo ragionando e stiamo avvantaggiandoci per il lavoro poi
successivo, naturalmente. Importante che noi consideriamo il fatto anche che quando dipingiamo il fondo soprattutto e diamo un colore, non in fondo, non inteso come fondo proprio, che in questo caso è viola del dipinto, e l'ho fatto viola apposta per riuscire a fare in modo che le tinte un poco si esaltino, soprattutto il verde e l'azzurro che io poi metto sopra. Ecco, non questo, proprio il colore di fondo relativo poi all'oggetto che noi andremo a dipingere successivamente. Questa è una cosa molto molto importante. Sia che voi facciate un dipinto di una figura, in cui potete dividere le parti in zone relative alla pelle, magari la camicia o un'altra stoffa che ha indosso la persona, o ai pantaloni o la gonna, o lo sfondo che è diviso magari in due perché lo sfondo a metà corpo è di un colore e invece poi per quanto riguarda sotto sarà di un altro, e quindi ecco, dividere un po' queste zone in modo tale che possiate mettere dei colori che siano in qualche modo una risultanza, anche una somma poi dei colori che voi andrete a mettere, e quindi per il viso un colore che identifica in maniera decisa il colore, ad esempio, della pelle dell'incarnato. Fate una somma tra il chiaro e lo scuro che voi volete mettere e quindi date un tono medio. Poi cosa fate? Date un tono medio anche riguardo la parte che voi andrete a dipingere, che riguarda il manto, riguarda il panneggio e così via, il vestito, gli oggetti che avete da fare e così via. Naturalmente questo è un modo, invece poi un altro modo c'è quello proprio di andare a dipingere il dipinto in maniera assolutamente immediata in tutte le sue parti, non tenendo conto di un colore di fondo che possa aiutarvi a costruire da un tono medio un tono chiaro e un tono scuro. Ok? E quindi voi potete realizzarlo in questo modo, in tanti modi, anzi. Questo che vi propongo è un modo che dà risultati, soprattutto se noi vogliamo fare un dipinto fresco, un dipinto che sia di una certa immediatezza e che restituisca proprio un'emozione, un'impressione, ecco, proprio dell'oggetto che noi abbiamo visto, e quindi in considerazione di una ricostruzione dell'oggetto, e poi una possibilità proprio di ricostruirlo, di costruirlo attraverso i chiari e gli scuri, e quindi interpretare quelle che sono i modi per riuscire a rendere qualche cosa di più illuminato e meno illuminato, per costruire anche un volume e quindi una distanza e una profondità. Avete visto, abbiamo posto rimedio a quello che c'era prima, e continuiamo sommando ovviamente questi tre colori, che sono il bianco di titanio, la terra d'ombra naturale e il blu cobalto. Adesso vedete che questa parte naturalmente è più profonda perché, come abbiamo visto anche nel bozzetto, questa è la parte dove tutta la massa di acqua, di intemperie, eccetera, eccetera, si riversa al suolo in quel piccolo momento, in quel piccolo punto. E quindi ovviamente si concentrerà all'oscuro. Io metto in questo caso proprio un limite al colore, in modo tale che in maniera, come posso dire, in maniera sintetica, ecco, in sintesi io posso accennare a quelle che sono le parti che poi io intenderò approfondire quando interverrò in una seconda battuta. Questi particolari esercizi servono molto anche per conoscere il colore e soprattutto per rendersi conto di quanto
il colore a olio sia modellabile, proprio anche in virtù del film sottile che noi possiamo mettere. E questo poi in sede di secondo intervento, quando la zona è anche più asciutta, vedete che poi voi potete sfumare in maniera assolutamente inaspettata il colore all'interno della porzione di quadro che avete scelto. Ecco, adesso vedete che la terra d'ombra naturale ha, insieme ad altri colori, ha cominciato a scaldarsi. Quindi vi ho lasciato proprio la tavolozza anche in mostra, così voi potete vedere quali sono i colori che uso, ecco, per scaldare. In questo caso abbiamo visto che io ho a disposizione il giallo l'ocra gialla e il rosso di cadmio. Naturalmente in quella zona lì questi colori vanno a intersecarsi, ma poi vedremo che nella seconda parte avverrà questa cosa in maniera molto più compiuta, molto più frequente, con molta più frequenza, ecco. Adesso vedremo come nel corso di questa prima fase io naturalmente modulerò in base a questi colori le zone dove naturalmente vi è più chiaro e quindi dove la nuvola ha un suo limite di chiarore che le consente di esprimere tutto il suo volume, e naturalmente le zone più scure dove io interverrò proprio in questa porzione di nuvola che io sto sottolineando con questo colore e che in parte dovrò coprire ancora con questo colore, e che andrà a definirsi dove praticamente adesso vi è tutta la zona ancora violetta. Ecco, in questa zona qua andrà in questo momento a limitarsi ciò che è il mio lavoro sulla costruzione dei chiari e dei scuri, sempre in maniera sintetica, per poi intervenire in maniera specifica in un secondo momento. Quando noi dipingiamo, inevitabilmente percorriamo dei pezzi della storia dell'arte, perché noi siamo figli sì della nostra visione che abbiamo della natura e dei modi con cui noi la osserviamo, ma anche abbiamo la possibilità di inevitabilmente la costruzione della natura attraverso la visione della costruzione della natura attraverso i dipinti che noi abbiamo visto, e quindi quelli che ci sono piaciuti in maniera più marcata rispetto ad altri. E quindi di questi dipinti noi, quelli che dipingono naturalmente, ma invito a farlo anche a chi non dipinge, siamo attratti sì da ciò che rappresentano, e quindi dalla complessiva emozione e atmosfera che poi ci restituiscono questi dipinti, però dovremmo essere attratti anche dalle pennellate, e quindi per andare a vedere proprio come sono costruite queste pennellate, come i pittori potevano costruire la natura attraverso di esse. Però naturalmente il nostro limite è sempre lo stesso, nel senso che noi, per quanto ci possiamo sforzare nel vedere un'opera d'arte che non sia contemporanea, abbiamo difficoltà a non pensarla contemporanea, e quindi la difficoltà a non pensarla contemporanea va di pari passo con la difficoltà del mettersi nei panni di una persona di una certa epoca che non aveva la possibilità di sapere, come noi sappiamo, quello che è successo dopo, e quindi che viveva il suo tempo come moderno. E quindi è importante anche andare a vedere i dipinti di questi personaggi in virtù di quello che loro scrivono e di quello che loro ci hanno lasciato.
ed è imprescindibile a mio parere. Un po' di tempo fa abbiamo parlato, una live fa abbiamo parlato di Delacroix, di questo pittore a cui Cézanne proprio dice, rivolgendosi anche a lui, perché molte volte i pittori quando dipingono si rivolgono ai pittori che del passato, tutt'al più se sono pittori di un recente passato e così freschi e vivi nella memoria di Cézanne. Ecco, dice, tutti poi alla fine dipingiamo come Delacroix. Delacroix ha aperto questa finestra di osservazione e quindi di risultato del soggetto sul dipinto, costruendo nei dipinti la relazione fra colori. Qui vediamo come questa relazione fra i colori, anche se tenui per adesso, ci restituiscono delle suggestioni completamente diverse. Vedete come basti veramente pochissimo qualche piccola variazione di tono, quando noi prendiamo un rosso, noi prendiamo un giallo ocra, per esempio, come in questo caso, per restituirci un colore completamente diverso. Ma completamente diverso, che però, se posto in maniera necessaria per noi e per il dipinto che stiamo facendo, in maniera ortodossa, noi possiamo ricavare da esso delle indicazioni che fanno sì che i due colori, come vedete in questo caso sia l'azzurro che il marroncino chiaro che abbiamo nello sfondo, che è in questo caso le nuvole che stiamo dipingendo, ecco, si possano alimentare costantemente fra di loro. E naturalmente il verde rossiccio che abbiamo messo sotto mantiene sempre la possibilità di avere questa piccola lieve alone di violetto che rimane ancora nell'aria, che somma questi due colori, che aiuta questi due colori a compenetrarsi. Quindi il verde aiuta a questo colore beige e a questo colore azzurro di compenetrarsi, di mettersi assieme, perché è come se si alleassero a contrapporsi alla massa verde che noi abbiamo in primo piano. È una cosa interessante che secondo me bisogna sempre tenere presente quando noi dipingiamo, perché il colore è fatto della materia, anche del colore che ha a fianco, come abbiamo visto. Ecco, parlavamo di Delacroix, parlavamo come Delacroix viva il suo tempo, e a noi ci sembra anche strano e particolare, guardando i suoi dipinti, non considerare il fatto che sia invece contemporaneo a se stesso, quindi che sia vissuto a metà dell'Ottocento. Dentro i suoi dipinti non vediamo, dentro i suoi paesaggi vediamo la stessa cosa che noi possiamo vedere adesso in un paesaggio non contaminato dalla presenza dell'uomo. Naturalmente non vi sono macchie, non vi è nessun accenno di modernità. Lo stesso paesaggio che guardava lui senza l'uomo è lo stesso paesaggio che possiamo guardare a noi. Però gli occhi ovviamente erano completamente diversi. E lui a questo proposito in alcuni suoi scritti lo dice, e mi piaceva leggervene qualcheduno intanto che voi vedete lo svolgersi di questo dipinto, anche per non parlare sempre di qualcosa che in realtà è abbastanza ovvio che succeda. Una annotazione, la cosa fondamentale che voglierei dirvi, ma questo anche magari lo approfondirò nella live di martedì prossimo, la meravigliosa opportunità che abbiamo nello sbagliare. Ecco, l'errore è la cosa fondamentale, è la cosa che ci fa crescere, e non esistono errori che siano meno o più importanti di altri. Sono tutti importanti allo stesso modo, e per quanto uno possa essere bravo, ha sempre la possibilità di rendersi conto che sta sbagliando per migliorarsi ancora di più, ma non per migliorarsi, forse ho sbagliato il termine, per rendersi conto che da quell'errore, siccome lo capisce, lo percepisce come tale, può nascere uno step diverso, la possibilità di andare ancora più avanti.
E quindi l'errore è l'occasione di crescita, fondamentale, ed è fondamentale. Quando vi sono dei video, per esempio, che io vedo gli errori che voi non dovete fare quando dipingete acquarello, oppure gli errori che non dovete fare quando dipingete ad olio, no, io invece direi gli errori che dovete fare quando voi dipingete ad olio e gli errori che dovreste fare tutta la vita quando dipingete, perché solo dall'errore che voi fate, accorgendovi dell'errore, che può nascere la possibilità di andare oltre, andare verso un'altra stagione della vostra pittura dove vi sarà un altro errore. Mi ricordo, cito sempre una frase di Cortot, che era un grandissimo pianista di Chopin, forse il più grande pianista di Chopin, anzi vi consiglio di andare a sentirvi mentre dipingete i 24 preludi di Chopin. Ecco, Chopin quando lui faceva un concerto, finiva il concerto, un critico andò da lui e gli disse guardi che durante il concerto lei ha preso 4 stonature. Lui ha detto guardi, lo so, però domani sera, se mi viene a sentire, ne prenderò altre 4, però non nello stesso punto dove le ho prese questa sera. Quindi il fatto proprio di riuscire a comprendere e capire che la pittura non è una scienza esatta, ma è la possibilità che ci diamo noi di interpretare ciò che abbiamo davanti e costruire nell'interpretazione di quello che abbiamo davanti la possibilità di far comprendere alle persone che sono vicine a noi come noi vediamo il mondo. Nel 1854 circa Delacroix scriveva: l'uomo domina la natura e ne è dominato. È il solo essere del creato che non soltanto le resiste, assoggettandola alle proprie necessità e eludendone le leggi, ma accresce ogni giorno con il lavoro e la volontà il proprio potere su di essa. Tuttavia, che l'universo sia stato creato per lui è una cosa ben lontana da essere evidente. Tutto ciò che l'uomo edifica è, come lui, effimero. Il tempo insidia e distrugge i palazzi, torna a riempire i canali, cancella la storia e le nazioni. Dov'è oggi Cartagine? Dov'è Babilonia? I posteri, si dice, raccolgono l'eredità delle generazioni che li hanno preceduti. Dunque la perfezione, o meglio il perfezionamento, non avrebbe più limiti, ma siamo ben lontani dal ricevere intatto il bagaglio di conoscenza che i secoli hanno permesso di accumulare. Se l'uomo perfeziona talune scoperte del passato, è però rimasto, per altre, più indietro degli stessi antichi inventori. Un grande numero di tali invenzioni è andato perduto, ciò che conquistiamo da una parte lo perdiamo dall'altra. Non è necessario fare notare quanto alcuni pretesi perfezionamenti abbiano poi nuociuto alla morale e persino al benessere del genere umano. Vi sono invenzioni, ad esempio, che sopprimendo o diminuendo il dolore e la fatica hanno intaccato la capacità a sopportare i mali e l'energia per superarli, di cui la natura ci ha dotato. Vedete, queste marezzature e questi chiari che sto mettendo nel cielo sono proprio indicativi di un momento in cui io ho finito il mio, diciamo, in maniera per ora, diciamo, sto finendo la prima parte del dipinto e sto cercando proprio di andare a costruire già qualcosa di più specifico e di meno sintetico. Già adesso nella prima parte, quindi ho disegnato quelle nuvole del cielo per far sì che io possa ricordarmi che lì vi era un'interpretazione di quello che io ho visto fatta e costruita in questo modo. E quello che ho appena letto è l'impressione di un pittore che è nel suo tempo, che vede quello che sta accadendo, ma che poi riporterà tutto questo nei suoi dipinti. Quindi è strano e particolare
che io vi possa suggerire questo, però è fondamentale invece, perché se noi alla luce di quanto leggiamo, quando vediamo un monte, un albero, una roccia, oppure anche vediamo l'essere umano stesso dipinto da Delacroix, non possiamo non pensare e non determinare il fatto che lui pensi questo, dell'uomo e della natura. E il mondo che lui racconta è un mondo che percepisce la natura come qualcosa di diverso dall'ambiente dove lui vive, perché la città, l'urbanizzazione, fa percepire questo. E quindi l'attenzione verso la natura e lo sguardo suo verso la natura è assolutamente particolare e per nulla scontato immaginarsi che lui faccia delle riflessioni dovute proprio a questo scarto di condizione esistenziale, quindi trasformi la visione della natura in qualcosa di importante per la sua indagine pittorica e anche di simbolico per ciò che rappresenta, oltre la vita che si compie nella città. Per noi è un po' la stessa cosa, ci stupiamo degli avvenimenti che vediamo in natura, soprattutto dei paesaggi inaspettati o inattesi, per cui un temporale, una visione di colori estremamente difficile da trovare nelle nostre città, quando, per chi vive naturalmente in città questo, quando noi abbiamo l'occasione di vedere anche attraverso dei filmati o meglio ancora viverlo dal vivo, noi possiamo vedere quanto questo sia importante. Ecco, vedete le mie mani, questo qua è il secondo giorno, e attestimoniano come la parte alta, quella dove ci sono le nuvole, sia completamente asciutta, mentre quella in basso risulti ancora un poco meno asciutta, però quasi totalmente. Questo a significare che naturalmente sia il verde che il giallo hanno una possibilità e capacità di asciugatura un pochino più lenta, però tenete proprio in mente il fatto che questo dipinto io l'ho eseguito alla sera prima, quindi siamo in una distanza proprio temporale di 12-13 ore e la parte superiore è già asciutta, quindi poco film pittorico, si ha la possibilità di lavorare ad olio molto bene. Adesso io prendo dei pennelli un pochino più piccoli, poi ne prenderò altri larghi, per determinare, quindi per andare a fare un'indagine più particolarizzata, sempre ovviamente sintetica, ma un poco più addentro quelle che sono le forme e le risultanze delle chiari e degli scuri che mi permettono poi di disegnare, di rappresentare la profondità della nuvola stessa. Sempre con gli stessi colori, bianco di titanio, ricordo terra d'ombra naturale, ricordo blu cobalto, verde vescica o sap green, come si può intendere, e rosso di cadmio e ocra gialla. Quando noi dipingiamo con i bianchi è importante poter pensare sempre di lasciare il dipinto un poco sotto il tono di bianco più luminoso che noi possiamo adoperare. In questo caso ovviamente il bianco di zinco, perché sempre potremo aver necessità di esaltarlo ad un certo punto del nostro viaggio pittorico dentro il dipinto, e così naturalmente per gli scuri. Ecco, io agisco in questo momento esaltando un poco di più il giallo, come avete visto, l'ocra gialla all'interno di un film pittorico che ho dato precedentemente, dove il rosso aveva una valenza più importante. E quindi io posso creare questa osmosi fra colori e quindi anche cercare di far compenetrare alcuni colori che ho usato nella parte superiore, quindi azzurri, e alcuni colori che ho usato nella parte superiore azzurri dentro
queste nuvole e naturalmente viceversa. La costruzione presuppone sempre che vi sia un limite, specialmente nelle nuvole che uno fa, che può essere raramente è deciso, è netto, perché non è il fatto tanto che sia sfumato, quanto che i nostri occhi ne percepiscono il movimento, essendo le nuvole esse stesse in movimento, percepiscono questo come non possibile che possa essere conchiuso in una forma che definisca proprio un contorno preciso, a meno che queste nuvole non si staglino in un fondo azzurro, molto azzurro e compatto. Quindi adesso io procedo in questo modo e costruisco tutta la parte in luce che è nella nuvola di sotto e nella nuvola di sopra. Poi vedrete che vi saranno anche degli accorgimenti mentre io dipingo, anche relativi alle forme della nuvola stessa. Perché? Perché in sede di bozzetto io posso fare un certo tipo di ragionamento che tiene conto della forma di massima della nuvola, naturalmente, o di qualsiasi oggetto. Ma in sede di dipinto io posso anche decidere di questo oggetto di spostarlo un poco, di rivedere alcuni spazi, perché proprio la pittura mi suggerisce questo. E quindi naturalmente io mi comporto di conseguenza. Quello che vi posso dire per adesso è quello di considerare sempre il colore come abbassandolo di tono quando voi le mettete per le prime volte sul dipinto. Se voi mettete un colore molto acceso, sia arancione che giallo che azzurro, subito, poi fate fatica poi a costruire e a rendere omogeneo il colore. C'è sempre tempo per farli brillare i colori. È fondamentale invece cercare subito una corrispondenza fra chiari e scuri e fra volumi e zone invece piatte, in modo tale che poi saranno i colori, ovviamente, che possano esaltare queste forme e possono restituirvi proprio il volume che desiderate. Però se voi lo mettete subito, questo colore così forte, così brillante, poi fate fatica e primo a dargli a leggere la possibilità di quale pigmento usare per costruire un'ombra e quale pigmento usare per costruire le luci, perché ovviamente quando un colore è saturo di pigmento è difficile in una pittura a corpo, e specialmente la prima, riuscire a dare questo tipo di risultanza. Per cui è sempre meglio agire, è una cosa che io consiglio, è un esperimento che si può fare, ecco, agire con un fil pittorico molto molto sottile per riuscire poi a ragionare sul colore e a riempire di tono e a accendere proprio il tono del colore man mano che il dipinto va avanti. Sempre per quanto riguarda la percezione che noi possiamo avere dei dipinti che guardiamo del passato, è la stessa percezione che noi possiamo avere anche dei dipinti che guardiamo nel presente di alcuni autori contemporanei che dipingono ad olio e costruiscono i dipinti in maniera anche originale, perché hanno un loro segno originale e particolare, che però ovviamente quando loro avranno quei 100-200 anni, dai contemporanei di quell'epoca del futuro non sarà più possibile che loro possano vedere pienamente il risultato del dipinto che è stato fatto proprio nella contemporaneità di eventi e di una percezione del presente che è completamente diversa da quella che hanno loro nel futuro, come è completamente diversa da quella che noi abbiamo del passato, perché noi consideriamo antichi, infatti noi la chiamiamo arte antica, arte
contemporanea, arte moderna. Ecco, abbiamo coniato questi termini, ma in realtà l'arte è sempre stata contemporanea, soltanto che siamo noi che siamo incapaci di leggerne la contemporaneità. Ecco, vedete adesso questo azzurro che mi serve proprio per riuscire a fondere il cielo che è dietro con le nuvole che stanno davanti. E il pennello in questo caso è praticamente quasi asciutto, quindi il film pittorico è proprio lieve. Nonostante questo riesce a essere incisivo e quindi mi dà la soluzione che cerco. Ok? Volevo ancora leggervi qualcosa di Delacroix, a proposito delle variazioni sul bello, lui le chiama. Sono delle letture che lui fa e vi consiglio anche di andarli a vedere, naturalmente, i suoi dipinti. E vi invito sempre ad andare a vedere quel capolavoro che è nella chiesa di Saint-Sulpice, qualora vi capitasse di andare a Parigi, quindi di lasciare un pochino perdere le mete, quelle canoniche, e invece dirigervi in un posto che è assolutamente imperdibile per chi ama Delacroix. E non dico che vi troverete da soli a vedere questi dipinti, ma quasi. Comunque lui dice: noi giudichiamo tutto il resto del mondo dal nostro esiguo orizzonte. Non usciamo dalle nostre piccole abitudini e i nostri entusiasmi sono spesso insensati quanto i nostri sdegni. Giudichiamo con ugual presunzione le opere dell'arte e quelle della natura. L'uomo di Londra e di Parigi è forse più lontano dall'avere un giusto senso della bellezza dell'uomo incolto che abita contrade dove la civiltà non arriva. Noi vediamo il bello soltanto attraverso l'immaginazione dei poeti e dei pittori. Il selvaggio lo incontra a ogni passo della sua vita errabonda. Chiaramente noi quando pensiamo alla natura e pensiamo alla campagna non ci riferiamo mai a persone che possono essere definite selvagge o incolte. Non esistono questi termini, quest'idea di essere umano che è contrapposta a un essere umano colto. Cioè, un essere umano è colto per noi e l'altra persona è meno colta, però non arriveremo mai a dire di una persona che lavora solo la terra come all'epoca, quindi di considerare proprio un netto contrasto fra un certo tipo di cultura, dove non serve avere un certo di cultura per farle, per dedicarsi all'agricoltura, dove il senso di cultura dell'agricoltura non è paragonato alla cultura che si ha, che è quella propriamente intellettuale. Però ovviamente lui lo dice con altre parole, ma il senso di lui è questo. Ecco, non chiama il selvaggio qua ecco dice il selvaggio, e poi lo chiama anche in un altro modo, dell'uomo incolto che abita contrade ove la civiltà non arriva, come se che quella contadina non fosse una civiltà. Invece adesso lo sappiamo noi che la città contadina è una civiltà a tutti gli effetti, e tra città e campagna non c'è alcuna differenza. Ma all'epoca probabilmente questo c'era, quindi questo era sentito. E quindi quando lui andava in campagna e guardava la campagna, sapeva di essere in un terreno che respirava questo tipo di contraddizione dell'uomo. Sono pronto a ammettere che tale uomo avrà pochi momenti da dedicare alle impressioni poetiche, quando si sa bene che la sua costante occupazione consiste nel non lasciarsi morire di fame, perché questa era la condizione all'epoca, naturalmente. Però lui lo usa proprio per parlare del bello, e vediamo in che modo. Egli deve lottare incessantemente contro una natura ostile per difendere la sua misera vita. Tuttavia, la visione di spettacoli imponenti e la forza di una sorta di poesia primitiva può far nascere nei cuori il sentimento dell'ammirazione. Il siberiano è simile a ciò al greco e al berbero. Una volta ho visto, racconta un certo maggiore Duham,
Un gruppo di arabi con l'occhio fisso e l'orecchio attento, cambiare simultaneamente atteggiamento e scoppiare a ridere. Poi un momento dopo sciogliersi in lacrime e congiungere le mani in un'espressione di dolore e di pietà, mentre uno di essi raccontava una di quelle interminabili storie o leggende nazionali che li rapiscono come in un incanto. La poesia nasce spontaneamente nelle contrade felici dove gli uomini hanno poche esigenze e per conseguenza molto agio, soprattutto quando i costumi e le istituzioni vi favoriscono l'effetto del bello. Così è stato in Grecia, dove per un accordo unico al mondo sembrano esservi riunite in un certo momento tutte le condizioni adatte a sviluppare il sentimento e il culto. L'artista che si rivolge a un pubblico illuminato arrossisce a abbassarsi a effetti sconfessati dal gusto. Il gusto è morto presso gli antichi, non come una moda che cambia, vicenda che si rinnova a ogni istante sotto i nostri occhi e senza una causa assolutamente necessaria. Esso è sparito con le istituzioni, quando bisognò piacere a vincitori barbari, come sono stati per esempio i romani in rapporto ai greci. Si è corrotto quando i cittadini hanno perduto l'impulso che li spingeva alle grandi imprese, quando la virtù pubblica è sparita. Non alludo a quella virtù comune a tutti i cittadini delle antiche repubbliche che li incitava al bene, ma almeno a quel semplice rispetto della morale che costringe il vizio a nascondersi. Quindi vedete quali pensieri vi erano dentro un pittore che noi guardiamo tutti i momenti che vogliamo nei suoi dipinti, che guardiamo i suoi dipinti e ci beiamo di quello che lui ci racconta. Però dentro i suoi dipinti vi sono anche queste idee che lui evoca, di cui lui parla qui. E quindi parla di una civiltà, a suo dire, che è in qualche modo degenerata e quindi non comprende la possibilità che il bello possa essere in qualche modo una condizione alta e semplice, che non deve piacere, ma deve piacersi in quanto possibilità di espressione della cultura che è dentro la ricerca, proprio la ricerca pittorica, in questo caso di pittore, e quindi dell'espressione della pittura proprio come mezzo per esprimere ciò che sia dentro, ma che ci sia dentro da un punto di vista proprio anche intellettuale. Se trovare il bello è cosa tanto difficile, fissarlo lo è ancora di più. Proprio come le abitudini, come le idee. Esso è soggetto a ogni sorta di metamorfosi. Non ho detto, e nessuno oserebbe dirlo, che possa variare nella sua essenza, perché non sarebbe più il bello, ma solo capriccio o fantasia. Ma il suo carattere può cambiare. Un certo aspetto del bello che ha sedotto una lontana civiltà non ci colpisce più, né ci piace, come quello che soddisfa i nostri sentimenti, o se si vuole i nostri pregiudizi. Nunquam in eodem statu permanent, ha detto dell'uomo il vecchio Giobbe. Potremo seguire questo processo di cambiamenti in coloro stessi che chiamiamo gli antichi. Questo equivoco non può stupire più di quello che si riscontra nei pittori dei nostri giorni, i quali cercano di rivaleggiare con la scultura, sconfessando i mezzi fondamentali della loro arte. Animata da un lodevole intento, quello di ridare alla pittura uno splendore e una semplicità della quale l'avevano allontanata i pittori dell'ultimo secolo. Un'intera scuola invaghitasi della statuaria classica, più della sua forma che del suo spirito, l'hanno letteralmente trasportata nei suoi quadri. Quindi lui in questo momento la prende molto larga, la gira molto larga per dire bisogna ritornare a immergersi nella natura, perché solo dalla natura e solo con essa che noi possiamo imparare quello che possiamo utilizzare nei nostri dipinti, che è la visione che noi abbiamo di queste magnificenze, però attraverso lo studio oggettivo dei colori che colpiscono il nostro occhio e quindi della materia. Infatti qua lo dice lui, no?
dice, sconfessando i mezzi fondamentali della loro arte. Quindi solo agire in virtù della rappresentazione, quindi di rappresentare il bello in un certo esatto modo, quando è la natura a indicarci qual è il modo, perché di questa natura e davanti a questa natura chiunque si stupisce e si incanta, sia uno, come lo chiama lui, incolto, che noi stessi abbiamo da qualsiasi parte del mondo lo stesso atteggiamento di stupore. E quindi perché noi non andare dentro la natura e non capire da dove proviene questo stupore e come fare a renderlo maggiore e a rappresentarlo nei nostri dipinti? È incredibile come poi lui si riferisca agli artisti contemporanei e quindi all'arte che si fa, come noi ci potremmo riferire adesso all'arte contemporanea e all'arte che si fa e che guardiamo. Lui dice alla fine: vi sono indubbiamente epoche propizie in cui tutto sembra fiorire insieme, in cui l'intelligenza dei giudici precorre i tentativi degli artisti, epoche felici, artisti ancor più felici di arrivare al momento giusto, di trovare sulla loro strada soltanto spiriti pronti a comprenderli e sorrisi incoraggianti. Poi vi sono altri periodi durante i quali gli uomini, presi da diverse passioni, chiedono distrazioni meno elevate, cercano il piacere soltanto in occupazioni feconde di risultati materiali, ma che inaridiscono lo spirito. Tuttavia, anche epoche come queste possono generare di tanto in tanto artisti, poeti. Costoro prima o poi finiscono per affascinare quel numero grande o piccolo di uomini che hanno bisogno di una vita spirituale. Occorrerà anche attraversare tempi di sterilità, ma la fonte dell'ispirazione non si disseccherà mai completamente. Corsi e ricorsi. Gli artisti si fanno sempre le stesse domande, però mai come in quel periodo, come a metà dell'Ottocento, l'occhio rivolto verso la natura ha nei suoi confronti un'esperienza di tipo formale e di tipo più che spirituale, direi emotivo, che spinge i pittori a indagare sempre di più nei materiali che compongono la pittura e vedere come l'occhio, dicevamo, percepisce questi colori e come è possibile ricostruire l'impressione dell'occhio dentro il dipinto per far sì che chi possa trovare il dipinto possa vedere una traduzione dell'immagine che il pittore ha in mente, che ha sintetizzato dalla natura e ha filtrato attraverso la sua personalità e il suo segno, e che ha restituito alla persona che sta osservando. Vedete, in questo caso io ho messo un chiaro, vedete quella specie di scuro che c'è in mezzo. Ecco, quella specie di scuro che c'è in mezzo a questo chiaro mi impedisce di leggere la rotondità. Allora io devo assolutamente fare in modo di schiarire, di scurire questo e di intervenire ancora con il chiaro per riuscire a determinarla, quel tipo di rotondità. Quindi dipingere vuol dire sommare tutta una sorta di possibilità che abbiamo acquisito con la pratica. Il disegno aiuta anche per questo. Aiuta perché ci consente di capire il range di toni che va dal più chiaro al più scuro, quando lavoriamo da un punto di vista con una matita, quindi quando lavoriamo in maniera monocroma. E quindi vediamo a un certo punto che più la matita noi la spingiamo, anche fosse anche quella più morbida che abbiamo, non riusciamo ad andare più dentro a quel nero che noi vogliamo ottenere. E invece magari una matita con meno
meno profonda, con un nero meno profondo, è ottenuto perché intorno vi sono dei bianchi e delle forme messe in una maniera giusta per essere percepito. Quindi non è tanto il colore o il tono che costruiscono la profondità, che costruiscono il volume, ma come noi dosiamo i chiari e gli scuri. Quindi senza mai eccedere, perché sempre noi potremo riuscire ad andare nel profondo e sempre noi riusciremo all'ultimo momento a dare l'illuminazione finale del bianco. Qua in questo dipinto non vi è mai il bianco puro, ma sempre veicolato da una punta di terra d'ombra, anche se infinitesima, però che ci lascia sempre la possibilità di arrivare poi dopo alla brillantezza. Poi senza contare che un dipinto di questo tipo, ovviamente dopo essere stato concluso e asciugato, il bianco tenderà anche un poco ad abbassarsi. Quindi ritornare sopra consentirà al bianco di rivelarsi ancora più illuminato di quello che noi abbiamo lasciato quando abbiamo terminato il dipinto. Vedete questo tono di bianco che da noi viene percepito molto chiaro, ma in realtà, come vedete nella piccola tavolozza di carta vicino al bordo, è un colore che è assolutamente più scuro, e quanto più scuro rispetto al bianco. Quindi tutto questo è sempre in divenire, fa sempre parte di quel modo di affrontare un dipinto che io vi propongo sempre in questi video, e che secondo me, soprattutto per le persone che iniziano a dipingere, è un modo per essere più sicuri anche, perché quando noi costruiamo un oggetto e il suo colore partendo da un tono intermedio e poi ci aggiungiamo gli scuri e poi ci aggiungiamo i chiari, noi vedremo più risultati e saremo molto meno frustrati. È per quello che io consiglio all'inizio di iniziare a dipingere con una pittura monocroma. In questo modo, e costringendosi anche proprio a tenere un range che vi ho detto che elimini completamente i colori scurissimi e i colori chiarissimi, in modo tale da sempre stare nella forza mediana del colore e di come noi lo mettiamo dentro il dipinto. Vedete che questo scuro non ha bisogno di un ulteriore nero per essere scuro. Mi va bene così com'è, anche se io ho la possibilità di metterne in quantità per riuscire a ottenere proprio uno scuro ancora più profondo, ma non è il caso perché così basta e così avanza. Poi vorrei dire un'altra cosa, e lo dico sempre e spesso, però in maniera particolare qui, è perché lo potete anche sperimentare voi stessi. La totale mancanza di diluente. Vedete, io non uso olio di lino, non uso men che meno trementina e acqua ragia, e men che meno liquin o altre sostanze del genere. Ecco, ciò che uso è sì l'olio di lino, perché è quello che è presente nella maggior parte delle mestiche e nei tubetti che noi andiamo a comprare. Perché se noi vediamo il tubetto, che noi possiamo leggere i pigmenti e poi leggiamo anche nell'ingrediente come questi pigmenti da polveri sono diventati dei colori cremosi che noi utilizziamo per mezzo di un medium, di una mesticazione fatta con un medium e c'è scritto sopra olio di lino, olio di cartamo, olio di papavero, c'è scritto proprio sopra il tubetto, e noi questo lo possiamo vedere tranquillamente senza problemi. E quindi noi sappiamo che abbiamo dei colori che sono più o meno pastosi. Però se li compriamo di una media qualità,
non abbiamo assolutamente bisogno, se non in rarissimi casi, oppure per una determinata pittura, ma dobbiamo essere anche molto bravi a gestirla, di avere molto diluente, anche perché il diluente è faticoso da usare, soprattutto se l'olio di lino è usato molto, perché tende a pasticciarci il colore, quindi è difficile poi andare sopra e rendere questo coprente, quando noi abbiamo dato tanto olio di lino e abbiamo unito al colore. E poi se già un colore semi-trasparente di per sé, ecco che lo perdiamo completamente. Ecco, possiamo usare paradossalmente, non so, vogliamo rendere più fluido il rosso di cadmio, ci mettiamo sopra, ci mischiamo un po' di lacca, di garanza per esempio, che è un colore più fluido, e questo, il rosso di cadmio, diventerà un pochino più fluido. E questo si fa con tutte le lacche, con tutti i colori semitrasparenti che abbiamo, perché nella maggior parte dei casi quelli più corposi sono anche quelli che hanno una maggiore capacità di coloritura, per cui una maggiore capacità di essere preponderanti quando si mischiano due. Capito? Quindi abbiamo per esempio i colori di cadmio, ad esempio, che sono molto molto preponderanti, e quindi quando tu oppure per esempio addirittura colori come la ftalocianina o come il magenta, per esempio, che è quinacridone, per esempio, hanno una capacità di coloritura molto alta, quindi ne basta veramente pochissimo per riuscire a cambiare un colore, però quel pochissimo invece può essere assorbito da un colore molto forte, ad esempio come il rosso di cadmio, e quindi possiamo usarlo un poco più fluido. E questo avviene anche per gli azzurri meno, perché gli azzurri sono già fluidi di per sé, non hanno una grandissima consistenza, se non una robustezza, se non il blu di Prussia, ad esempio, che io consiglierei di usare raramente. E però questi colori invece ci aiutano a non cambiare il tono del colore, ma a renderlo un pochino più fluido, invece di usare l'olio di lino, naturalmente. Adesso siamo quasi alle battute finali del piccolo dipinto che vi ho presentato oggi, e spero che sia stato utile, se non altro per riuscire a stare un po' insieme e a ragionare anche sul perché noi stiamo davanti a un dipinto. Mi piacerebbe fare una live martedì dove parliamo di tecniche di pittura in generale, per riprendere un po' il discorso che abbiamo anche interrotto, e anche vedere di parlare anche della motivazione, se vi va. Ditemi cosa ne pensate, dei momenti in cui si è abbattuti e come si può riuscire invece a modificare questo stato d'animo e ritornare a trovare entusiasmo, a trovare passione per continuare a dipingere, una motivazione che ci può far uscire molte volte da momenti di sconforto che viviamo e che possiamo assolutamente vivere, ed è normale viverli quando noi non sappiamo o cosa fare, oppure non sappiamo come uscire da una determinata situazione. Fa tutto parte dell'atteggiamento che noi possiamo avere, che noi dobbiamo avere nei confronti della pittura e del disegno in generale, proprio nella nostra attitudine a metterci nei confronti di queste tecniche al servizio loro con umiltà, sempre stando ben coscienti che la nostra strada è sempre una strada di sperimentazione e quindi di occasione di conoscenza per tutte le tecniche, ovviamente. Con tutte le tecniche si fa questo, di conoscenza e di acquisizione dell'esperienza, che ci permette di, come dicevamo prima, di non commettere errori, quindi di saltarli. Magari se ne commetteranno altri, e giustamente si commetteranno, però nel nostro bagaglio c'è già una presa di coscienza che ci porta a far determinate scelte invece che farne d'altre, per non ripetere giustamente quello che
quello dove il problema in cui siamo incorsi quando non avevamo conoscenza del procedimento, del colore, del materiale che stavamo usando. Quindi vi chiedo se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, naturalmente, cliccando su iscriviti in basso a destra, di guardare la descrizione del video, di cliccare su altro e vi si aprirà tutta uno scritto dove vi sono tutti i pennelli, i colori che uso e dove potete vedere anche i link al mio sito web, ai vari profili social che ho. Naturalmente mettete mi piace al video se l'avete trovato utile e formativo, e condividetelo. Naturalmente non solo sui profili social, ma proprio parlatene, se vi interessa, con i vostri amici e amiche, e ditegli che martedì prossimo che è, aspettate che guardo, che è il giorno 27, noi faremo una live e parleremo della nostra pittura e della nostra attitudine a dipingere. Quindi non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana a tutte e a tutti voi, una buona settimana per chi guarderà questo video lunedì, martedì, mercoledì del futuro, e arrivederci, a presto. Dimenticavo, importantissimo, sapete che io ho fatto dei video in cui mostro i vostri lavori che mi inviate via mail, e insieme cerco di darvi qualche consiglio su come migliorarli qualora voi ne sentiste la necessità proprio di avere questo consiglio. E la vostra necessità me la mostrate inviandomi i vostri lavori nella mia mail repetti.alberto@gmail.com, dove con un piccolo scritto mi dite che mi date la liberatoria per poterne parlare dal vivo. A presto.